Se vuoi che il tuo chiaroscuro non risulti piatto e con poco carattere, sei nel posto giusto. Guarda questo video tutorial. Per rendere tridimensionali i nostri disegni, lo studio delle luci e delle ombre è fondamentale. Ma non è semplice. Nelle nostre composizioni dobbiamo essere bravi a, con la luce, indicare le forme degli oggetti che stiamo disegnando e con le ombre dare l'idea dei loro volumi. Le prime esercitazioni è bene farle sempre su oggetti semplici, come la classica pallina, anche se semplice non è. Con il mio video tutorial, se hai avuto modo di vederlo, ci siamo esercitati su un uovo. Te lo linko in descrizione. In questo video vorrei approfondire come funziona fisicamente la luce, perché questo ti permetterà di prevederla nei tuoi disegni e di realizzare dei chiaroscuri fantastici, anche magari senza avere una reference. Se avessi una sorgente luminosa qui, che cosa accadrebbe a un piano perfettamente perpendicolare di fronte ad essa? E se questo stesso piano si allontanasse sempre di più dalla fonte luminosa? Cercando di semplificare la cosa, la luce è un'onda elettromagnetica che si propaga nel vuoto ed è formata di fotoni. Più mi avvicino alla sorgente luminosa e più fotoni avrò. Quando un piano perpendicolare alla sorgente viene attraversato dal fascio luminoso, ecco cosa succede. Nella prima posizione, quando è molto vicino alla sorgente luminosa, il piano verrà completamente inondato di luce. Più l'oggetto è vicino alla sorgente luminosa, più illuminato sarà. Quindi ecco spiegato fisicamente il perché quando un oggetto è vicino alla fonte luminosa rimane più illuminato, perché è inondato da più fotoni. A mano che il piano perpendicolare si allontana dalla sorgente luminosa, incontrando meno fotoni, rimarrà meno illuminato. E adesso vediamo invece come si comporta un piano inclinato rispetto alla sorgente. Disegnerò 4 angolazioni differenti, così ti farai meglio un'idea. Come abbiamo visto prima, quando il piano è perfettamente perpendicolare rispetto alla sorgente luminosa, il piano viene inondato di fotoni e quindi completamente illuminato. Quando la sorgente luminosa incontra un piano inclinato, la luminosità sarà minore, perché l'incidenza dei fotoni sul piano non avrà più un angolo di 90 gradi alla massima efficienza. Più il piano si inclina e più i fotoni si disperderanno e il piano risulterà meno illuminato. La condizione meno luminosa è quando il piano è tangente alla sorgente luminosa. Piano tangente significa questo, un piano posto, diciamo, di taglio rispetto alla luce. E spieghiamo anche fisicamente il perché rimanga meno in luce. Perché i fotoni, sul loro tragitto, non incontrando nessun ostacolo, non andranno ad appoggiarsi su nessuna superficie. Proviamo a rendere più pratica tutta questa teoria? E allora vediamo come sfruttare queste nozioni teoriche nella pratica. Cominciamo a costruire un parallelepipedo e vediamo come viene colpito dalla luce, senza nessun tipo di reference, semplicemente ragionando su quello che abbiamo visto fino ad ora. Ho abbozzato un prisma ottagonale, non è perfetto, ma non importa, noi dobbiamo capire come incide la luce su queste facce. Guarda, per capire meglio vado a proiettare la sorgente luminosa sul piano d'appoggio del prisma, così capisco come funziona la luce su questi piani. Noterai subito che questo lato, questa faccia, la prima sulla sinistra, sarà completamente in luce perché il fascio di fotoni colpisce questo piano in maniera perpendicolare, quindi avrà il suo massimo grado di illuminazione. Tenendo conto anche della distanza della sorgente rispetto al prisma. In questo caso è come se il faretto fosse proprio in prossimità del parallelepipedo, molto vicino al prisma, quindi l'illuminazione sarà molto potente.
Ecco, questa rispetto alle 8 facce sarà quella più esposta alla luce. Poi le altre facce subiscono relativamente alla sorgente un'inclinazione e, come abbiamo visto prima, i piani inclinati rispetto alla luce subiscono una minor illuminazione. Questa terza faccia non verrà illuminata in maniera diretta dalla nostra sorgente. I fotoni continuano sul loro percorso, non incontrando la superficie, e men che meno questo accadrà sulla quarta faccia a noi visibile, quella sulla destra. Questo piano rimarrà completamente in ombra, perché non è per niente esposto ai raggi della sorgente luminosa. Tu sai anche dove vanno a finire i fotoni quando si spegne la luce? Adesso vediamo che cosa succede con l'aumentare delle facce laterali di questo prisma. Lo disegno con tantissime facce, quasi come se fosse un cilindro. Piazzo la sorgente luminosa, tutto come prima, proietto la sorgente luminosa sul piano d'appoggio di questo prisma, e questo sarà indicativamente il cono di luce della sorgente luminosa. Ed ecco individuato subito la faccia più illuminata rispetto a tutte le altre. In questo prisma, rispetto a quello precedente, le numerose facce laterali avranno tra loro inclinazioni differenti che varieranno di pochi gradi, e quindi la variazione di tonalità della luce sulle varie superfici sarà molto graduata. Sicuramente i passaggi non saranno drastici come nella figura che abbiamo visto prima. Da questa superficie in poi il prisma rimane in ombra, perché nessuna superficie da questo punto ostacolerà il percorso della luce e il raggio luminoso proseguirà la sua strada nel vuoto che c'è attorno al prisma. Quindi sulle altre superfici a seguire gli scuri si intensificheranno perché vi è assenza di luce. Nel caso in cui questo prisma non avesse dietro una parete, andrei a scurire completamente questa faccia, come ho fatto prima. Ma questa volta inseriamo un piano verticale, come se ci fosse dietro di lui un muro. Cosa succede quando il raggio luminoso arriva qui, sulla superficie del muro? Rimbalza e torna indietro, con una minore intensità. Ed ecco quindi che nel chiaroscuro si presenta il fenomeno del riflesso. La zona retrostante, in questo caso, non cadrà completamente nell'ombra, ma sarà leggermente schiarita. Come abbiamo già visto nel tutorial del chiaroscuro. Se ti ricordi, la sorgente luminosa l'abbiamo posizionata in alto a sinistra. E che cosa è successo? Il raggio luminoso è rimbalzato sul tavolo, è tornato indietro in maniera meno intensa e ha illuminato questa zona. Lo stesso fenomeno lo puoi vedere anche in questi parallelepipedi. Il riflesso nel chiaroscuro è molto importante, è quel dettaglio che rende il disegno speciale, realistico. Ovviamente poi tutte queste nozioni teoriche vanno applicate nella pratica. Guardiamo cosa succede nel chiaroscuro di questo naso. Però prima è importante che tu veda questo. Dai, che qua abbiamo voglia di disegnare. Definiamo subito da dove proviene la luce e ricorda, prima di metterti all'opera, prima di cominciare il chiaroscuro, ti devi subito porre una domanda, anzi, devi subito rispondere a una domanda. Nella scena che sto per disegnare, dov'è la fonte luminosa? Dove sono le fonti luminose? Perché possono essere anche più di una. Per esempio, una giornata di sole e il sole stesso in che posizione sarà? In alto il classico sole di mezzogiorno d'estate, oppure basso al tramonto, oppure basso all'alba. E se invece lo scenario fosse di notte e quindi potenzialmente potrei avere tanti lampioni, i soggetti che voglio disegnare potrebbero essere illuminati da più direzioni.
e addirittura da differenti tipologie di fonti. A me quando fa così mi mette ansia. Insomma, se non fosse ancora chiaro, la luce va stabilita da subito. Ma ora mi rendo conto che sto già andando troppo in là. Rimaniamo sui nostri poligoni semplici. Perché? Una volta capito come viaggia la luce nello spazio e come si posa sugli oggetti, sarà più facile per te creare un chiaroscuro molto più complesso. Allora, cosa succede alle superfici piane quando vengono inondate di luce? Lo abbiamo visto e lo teniamo qua come promemoria. E adesso vediamo cosa succede quando la luce incontra una sfera, quindi una superficie completamente curva senza angoli. Prima sul prisma ho lavorato sulle superfici, ora sulla sfera devo lavorare su una superficie unica, fatta di punti. Con i toni non devo differenziare le angolazioni differenti, ma i graduali passaggi dei singoli punti, punti più illuminati e punti meno illuminati. Questa è una superficie fatta di curvatura continua e quindi non avrò mai stacchi netti. Adesso, come stai vedendo, sto utilizzando un pennarello molto grossolano, quindi sto lavorando in maniera approssimativa. Ovviamente per realizzare un buon chiaroscuro ci vorrebbe tanto tempo ed edizione, come ho fatto nel tutorial sul chiaroscuro. Ti metto il link in descrizione e anzi colgo l'occasione per dirti di guardare sempre in descrizione perché ci possono essere dei link molto utili. Tornando alla nostra sfera, se fosse sospesa fluttuante nello spazio, a destra avrei la sua ombra propria, più o meno così. Se la dovessi contestualizzare, ambientare, se dietro insomma potessi inserire un piano, che cosa succederebbe alla luce? Lo abbiamo visto prima, la luce rimbalza contro il muro, torna indietro con minore intensità ovviamente e si crea il fenomeno del riflesso. Questi raggi con minore intensità si andranno a scontrare contro l'oggetto illuminato e quindi si crea questa zona leggermente luminosa, che poi forse sarebbe meglio dire meno ombrosa. Se poi nel nostro chiaroscuro volessimo essere ancora più precisi e realisti, ecco che andrei ad inserire il cono d'ombra, quella zona che rimane in ombra dietro la sfera, e ulteriormente andrei ad inserire anche l'ombra portata. Differenze tra ombra propria e ombra portata. L'ombra propria è quella che si produce sul corpo per effetto dell'illuminazione, quindi la parte destra. Questa zona qui è l'ombra propria della sfera. L'ombra proiettata o portata è quella che il corpo getta su altre superfici, oggetti o piani vicini, quindi questa. E allora, dopo tutti questi concetti teorici, capiamo meglio perché succede questo, per esempio, in questa situazione. Se guardo la narice esterna, la posso scomporre tranquillamente in un ovale o, se vogliamo, per similitudine, potrebbe assomigliare quasi a un uovo, no? E allora, calcolando che la luce proviene da in alto, leggermente a sinistra, i raggi si comporteranno in questa maniera. E noi ora sappiamo che cosa succederà. La luce cadrà dall'alto, rimbalzerà, tornerà indietro con minore intensità e illuminerà la parte sottostante. Suddividendo in poligoni tutte le figure complesse, Quante uova! ecco che possiamo prevedere l'andamento della luce. Ovviamente dopo lo studio della luce ci vuole lo studio dell'anatomia. In ogni caso, anche se partirai da una reference, questa teoria te la ritroverai nella pratica e ti faciliterà molto il lavoro. Prima di chiudere, vediamo altri due poligoni particolari. Il primo, il prisma piramidale.
Ormai lo sai, la luce verrà assorbita dalle superfici, in questo caso triangolari. Ogni triangolo, ogni spicchio avrà una tonalità differente perché gira e noi sappiamo che quando la superficie non è perfettamente perpendicolare alla luce assorbirà un'intensità di luce minore. Ed ecco che l'ultimo spicchio non verrà attraversato direttamente dalla luce, quindi rimarrà leggermente in ombra. Come ultimo poligono vediamo il cono, che non è altro che il poligono di prima, con una suddivisione maggiore di sfaccettature sui lati. Tantissimi triangoli affiancati l'uno all'altro che saranno talmente microscopici che il mio chiaroscuro avvolgerà la figura in maniera omogenea. Quindi, senza passaggi bruschi, vado a costruire questo solido affiancando tanti spicchi, tanti triangoli con differenti tonalità, un po' come ho fatto prima con la sfera. Quindi avvolgerò questo cono con passaggi di matita molto graduati. Ti confesso che fare questo video tutorial per me è stato complicatissimo perché ho cercato di sintetizzare ciò che ho appreso negli anni in una manciata di minuti, quindi consideralo come un mio prezioso regalo, una sorta di video di appunti da tenere lì e rispolverare nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Grazie, e noi cosa possiamo offrirti? Ah, un mi piace. Mentre finisco di disegnare il cono, ti chiedo, fammi sapere la tua nei commenti se pensi che questo video ti possa essere utile. Io quando sono venuta a conoscenza della teoria delle ombre, la teoria delle luci, ho avuto nel disegno dei miglioramenti straordinari. Spero che anche tu possa avere dei miglioramenti sulla qualità del tuo chiaroscuro. Ci vediamo alla prossima. Ciao!